Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del metodo acquario bilanciato, sia da parte mia che da parte della nostra ormai mascotte Ray, che vive e vegeta praticamente sulle mie gambe tutte le volte in cui non riesce a disturbare mia figlia, che questa volta se n'è svignata nella sua stanza pur di avere un attimo di privacy e di tranquillità. In questo nuovo video andremo a rispondere a una delle domande che più spesso mi continuate a fare in privato e soprattutto sul nostro gruppo Facebook Acquario Bilanciato. Piuttosto, se non sei ancora iscritto, ti lascio il link in descrizione, semplicemente perché mi piace tantissimo avere l'opportunità di confrontarmi con voi, con quello che sono i vostri metodi di gestione delle vostre vasche, conoscere le vostre vasche o i vostri progetti futuri. Mi piace tantissimo imparare nuove cose, avere modo di confrontarmi e, perché no, laddove lo riteniate necessario, avere l'opportunità di consigliarvi per il meglio. Qual è la domanda che mi fate più spesso? Che tipo di protocollo utilizzi per la fertilizzazione? Bene, ci tengo a precisare che questo video non è una sponsorizzata, nessuno mi ha pagato per parlare di questa determinata marca, ma risponderò nella maniera più sincera possibile a quella che è la domanda che più spesso mi viene posta. Io utilizzo il protocollo della Easy Life per tutta una serie di motivi, il primo fra i quali è che è quello con cui mi sono trovato meglio, che sono semplicemente riuscito a fare maggiormente mio, perché l'ho usato talmente tanto spesso, per talmente tante vasche differenti tra loro e per così tanto tempo, da essere in grado di sapere con esattezza ogni volta che prendo la mia siringa dosatrice, ogni volta che inserisco un determinato micro o macro elemento all'interno della mia vasca, so cosa aspettarmi come conseguenza a quell'immissione. Questo mi ha permesso di creare un protocollo che fosse mio, che permettesse alle mie vasche di essere gestite nel modo migliore possibile. Per questo oggi vi parlerò del protocollo Easy Life senza mai entrare nel dettaglio delle somministrazioni. Vi dirò esattamente le somministrazioni piuttosto scritte nelle etichette, vi parlerò di quelle e vi dirò esattamente cosa comporta quella determinata somministrazione, ma non vi consiglierò come dosare per due semplici motivi. Il primo è che il mio metodo di somministrazione, il mio protocollo, segue due principi base. Uno relativo alla conducibilità dell'acqua dell'acquario, sul quale farò un video a breve che ti consiglio di non perdere, quindi iscriviti se non lo hai ancora fatto. Cos'è la conducibilità dell'acquario? Ne parleremo in questo video. Vi dico semplicemente che il protocollo di fertilizzazione parte, per quanto mi riguarda, proprio sulla base della conducibilità in acquario. Dopodiché il secondo principio è la carenza delle piante. Io preferisco leggere, ho imparato a leggere cosa mi dicono le piante in acquario, e anche di questo ci sarà un video a brevissimo, posterò un video molto a breve, per cui vi ricordo di iscrivervi per non perdervi neanche questo, perché attraverso la lettura attenta, accurata e critica, autocritica delle piante, ho praticamente imparato a fare a meno, o quasi, di tutte quelle provette che ci servono per misurare i vari composti disciolti all'interno della nostra acqua. Gli unici sistemi che utilizzo ancora oggi sono pH-metro e conduttivometro, proprio perché, come vi dicevo, dalla conduttività e dai segnali delle piante, quindi dal perché la foglia dell'igrofila si sta ingiallendo, o perché la Ludwigia ha cominciato ad emettere delle radici avventizie, per quale motivo sulla Nubias stanno crescendo delle BBA. In grossa sostanza, da tutta una serie di osservazioni attente, oculate della vasca nel medio e nel lungo periodo, riesco a capire esattamente cosa inserire nella mia vasca.
Per questo motivo non vi darò quelle che sono le mie dosi, perché ormai dopo tanti anni ho trovato un equilibrio stabile, ma che è stabile per la quantità di piante e la popolazione della mia vasca. Non fate mai, anzi ve lo sconsiglio, ve ne prego, l'errore di prendere un protocollo di fertilizzazione e farne copia e incolla. Non utilizzate mai le dosi scritte sull'etichetta, assolutamente mai, e soprattutto non seguite mai il consiglio perché mio cugino fertilizza in questo modo e a lui tutto va bene. Per due semplici motivi, come dicevo prima: la conducibilità dell'acquario è diversa da acquario ad acquario, la quantità di piante, il tipo, la quantità di popolazione presente all'interno della vasca, la microfauna, ci sono tutta una serie di strutture che regolano l'equilibrio del vostro ecosistema. L'immissione di un determinato elemento rompe questo equilibrio e la vasca tenderà a ristabilirlo. Se per ristabilirlo dovrà creare un'esplosione algale, non si creerà il problema di riempirvi di alghe verdi filamentose piuttosto che di alghe nere a pennello. Lo farà in maniera incontrollata perché dovrà in ogni modo cercare di ristabilire un equilibrio. Sta a noi riuscire a leggere il nostro acquario e capire esattamente come far sì che l'equilibrio attuale, che possibilmente ci piace, quello dell'avvio, si mantenga e perduri nel tempo o si migliori in un determinato aspetto piuttosto che in un altro, evitando appunto che per tentare disperatamente l'ecosistema di riequilibrarsi crei un'esplosione algale o un'esplosione batterica di qualche tipo. Nel dettaglio parliamo finalmente dell'Easy Life e lo facciamo partendo dal presupposto che i fertilizzanti in generale si dividono in due grandi categorie: macro e micro elementi. Talvolta i micro elementi sono chiamati anche oligoelementi. Che siano micro o che siano chiamati oligo, in entrambi i casi si tratta di elementi traccia, cioè di alcuni elementi che, indispensabili alla vita delle piante, in realtà sono presenti in quantità davvero limitate. Bene, normalmente negli all-in-one, cioè in tutti quei flaconi di fertilizzante, per intenderci, che trovate al supermercato o che normalmente vengono consigliati ai neofiti, ci sono quasi tutti gli oligoelementi, quindi gli elementi traccia, i microelementi. Io vi sconsiglio anche l'utilizzo degli all-in-one, almeno che non abbiate esclusivamente delle piante epifite e che richiedono davvero una fertilizzazione molto molto blanda, come le Anubias, come mi viene in mente il Microsorum, piuttosto che i muschi in generale. Tutte queste piante ovviamente hanno bisogno esclusivamente di una fertilizzazione blanda, e allora per loro può andare bene un all-in-one, ma nel momento in cui utilizzate il metodo acquario bilanciato avrete sicuramente in vasca delle piante a crescita rapidissima, e quindi l'all-in-one non sarà più sufficiente a ricoprire le esigenze e il fabbisogno delle nostre piante. L'Easy Life ha una linea di prodotti che contiene in sé un all-in-one, nonché un cosiddetto protocollo base, ovvero un prodotto che si chiama Profito, che è questo qua, che trovate praticamente dovunque, da Amazon ai grandissimi negozi per animali, tanto quanto al supermercato talvolta mi è capitato. Cos'è Profito? Profito è un all-in-one, per intenderci, della Easy Life, che contiene in sé tutti gli elementi, i microelementi. Ha una composizione complicatissima che non starò lì a leggervi, vi dico soltanto che ha come da etichetta un dosaggio pari a 10 millilitri
ogni 100 litri di acqua da utilizzare settimanalmente. In realtà io personalmente sconsiglio anche di fertilizzare i nostri acquari, a meno che non sia indispensabile fare in questo modo. Io vi sconsiglio di fertilizzare settimanalmente, preferisco utilizzare un piano giornaliero e quindi suddividere quella che è la dose che abbiamo prestabilito della settimana per 7, nel nostro caso in realtà per 6, perché in un giorno andremo a fare un leggerissimo minimo cambio d'acqua nella misura del 5-10% massimo del volume totale dell'acquario, e in quel giorno ovviamente non andremo a fertilizzare. Utilizzo quindi quella quantità, la divido per 6 e giusto per darvi un'idea, se devo dare 10 ml ogni 100 litri e dovrei dare 10 ml il lunedì, piuttosto preferisco versare 1 millilitro il lunedì, 2 il martedì, 1 il mercoledì, fino al raggiungimento dei 10 millilitri complessivi al sabato, perché poi la domenica andremo a fare il nostro cambio dell'acqua. Perché questa scelta di dosare giornalmente piuttosto che settimanalmente? In realtà la Easy Life ha in sé dei chelanti molto forti e DTA. Cosa sono i chelanti? I chelanti sono la possibilità di legare insieme questi oligoelementi affinché non precipitino sul fondo ma rimangano nella colonna d'acqua per tantissimo tempo, e quindi diano la possibilità alle piante di prendere con calma e tranquillamente, poco per volta, la quantità di oligoelementi di cui hanno bisogno, perché questi saranno continuamente presenti nella colonna d'acqua, non saranno precipitati sul fondo. Perché comunque nonostante ciò io vi sconsiglio questa pratica? Perché se avremo dosato i nostri 10 millilitri il lunedì e il giovedì dovessimo avere un'esplosione algale, l'unica cosa che potremo fare sarà attendere la domenica per il cambio d'acqua. Al contrario, se cominceremo a dosare 1 millilitro il lunedì, 2 il martedì, già il mercoledì, guardando il nostro acquario, come vi dicevo prima, l'osservazione dell'ecosistema è la fonte del nostro sapere. Nel momento in cui il mercoledì andremo a vedere che in acquario si cominciano a formare delle alghe verdi filamentose, per esempio, sappiamo già che l'unica cosa che è cambiato del nostro ecosistema rispetto alla settimana precedente è l'inizio dell'utilizzo del profito. Sappiamo che evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Ci basterà fermarci intanto con la fertilizzazione per non avere un'esplosione algale. Poi andremo a vedere cosa effettivamente è accaduto, quindi come intervenire. Però nel dubbio intanto interrompiamo la nostra fertilizzazione. Non avremo versato 10 millilitri, ne avremo versati 3 e quindi riusciremo a contenere il problema. Spero di essere stato chiaro. Quindi questo è il motivo per cui utilizzo il protocollo giornaliero. Per quanto riguarda il profitto, come dicevo, è praticamente l'all-in-one o protocollo base della linea Easy Life, ma la linea Easy Life ovviamente contiene tutti i restanti elementi. Partiamo dal nitro, che non ho con me perché semplicemente non l'ho mai utilizzato. Il nitro è un integratore di nitrati con una piccola dose di potassio al suo interno. Considerando che l'azoto è uno dei macronutrienti più importanti per le piante, laddove ce ne fosse un deficit, ripeto, faremo un video sulle piante per capire esattamente quando c'è una carenza di cosa, come riconoscerla e quant'altro. Oggi non parleremo di quello, oggi parleremo dei singoli prodotti. Nel caso in cui ci fosse un deficit di nitrati in acquario, potremmo utilizzare il nitro che ha una composizione fatta dal 17% di nitrato di potassio. Il dosaggio in questo caso è di 10 millilitri per ogni 500 litri d'acqua, quindi 2 millilitri ogni 100 litri d'acqua, quello scritto in etichetta, ripeto.
sappiamo che con questo dosaggio incrementeremo la concentrazione di NO3 di 2 mg litro e nello stesso tempo aumenteremo anche la concentrazione di potassio di 1,3 mg per litro. Quindi inserendo, ripeto, 2 ml ogni 100 litri di questo prodotto aumenteremo di 2 mg litro gli NO3 e di 1,3 mg litro il potassio. Normalmente, parlando invece di fosforo, i fosfati vengono tratti dalle piante attraverso il cibo e le deiezioni dei pesci. Tuttavia, per esempio nel nostro metodo acquario bilanciato avremo un acquario con pochissimi pesci, scarsa alimentazione, perché doseremo l'alimentazione poco, 2 massimo 3 volte al giorno, ma davvero pochissimo, un pizzico. Quindi pochi pesci, poca alimentazione, molte piante, una buona illuminazione. Con tutto questo insieme il nostro ecosistema potrebbe andare in deficit di questo macro elemento. Utilizzare il fosfo in maniera mirata ed equilibrata potrebbe risolvere e prevenire la carenza di fosfati. È composto dallo 0,1% di fosfato di potassio, va dosato anche questo come il nitro 10 ml ogni 500 litri d'acqua, quindi 2 ml in 100 litri. In questo modo incrementeremo la concentrazione di fosforo di 0,1 mg per ogni litro. Quasi tutte le piante a crescita rapida hanno bisogno di potassio, è una delle primissime carenze che impareremo a conoscere e a riconoscere all'interno dei nostri acquari leggendo le piante. La Easy Life utilizza per il proprio inserimento di potassio il kalium, lo chiama kalium potassium, che è composto dal 10% di solfato di potassio. Anche in questo caso l'etichetta consiglia 10 ml ogni 100 litri di acqua. Questo dosaggio aumenterà il potassio di 4 mg per litro. Una buona notizia adesso invece per chi possiede le famosissime ormai red curry, le nostre caridine tanto amate. Sono delle bestioline assolutamente intolleranti al ferro, quindi chiunque abbia le red curry entra nel panico quando ha la necessità di dosare il ferro per le proprie piante. Bene, la Easy Life ha un ferro totalmente chelato, quindi chelato al 100%, utilizzando il DTPA, cioè un chelante fortissimo che permette al ferro di restare in colonna per molto più tempo. In questo modo resterà a disposizione totalmente delle piante e preserverà la salute dei nostri gamberetti. Attenzione, perché anche il ferro di Easy Life contiene potassio, quindi finora abbiamo notato che nitro, fosfo, profito, potassium ovviamente e ferro contengono potassio. Quindi tutte le volte in cui andate a inserire, ricordatevi che nel momento in cui inserite il ferro state dosando anche il potassio. Quando dosate il nitro state anche dosando del potassio, ricordatevene, perché quando nonostante ciò avrete una carenza di potassio, allora e solo allora andremo a utilizzare il kalium, ok, il kalium potassium. Per quanto riguarda il ferro, il dosaggio del ferro è consigliato da etichetta 5 ml ogni 100 litri d'acqua. In questo modo aumenteremo la concentrazione di ferro dello 0,5 mg per litro. Altra cosa che contiene ferro sono i root stick, che sono dei bastoncini di argilla arricchita di tantissimi micro
nutrienti ad altissimo contenuto di ferro. Sono lunghi circa 5 cm. Adesso, anche volendoveli far vedere, in realtà la confezione si presenta così, si apre e all'interno ha una bustina sigillata ermeticamente, al cui interno troviamo i nostri bastoncini, che sono lunghi circa 5 cm. All'interno mi pare, se non erro, che ce ne sono 25 bastoncini. Si mettono alla base, ovviamente, delle nostre piante, soprattutto alla base delle piante che hanno un'elevata esigenza di ferro particolare, quindi sulla base di tutte le rosse, delle criptorine che hanno un apparato radicale particolarmente importante. Quindi tutte le piante che si nutrono soprattutto per via radicale, e per tutte quelle piante che hanno un disperato bisogno di ferro. Vanno posizionati trasversalmente al terreno e distanziati di circa 10-15 cm dal fusto della pianta e l'uno dall'altro. Quindi vi consiglio di riempire il fondo mantenendo 15 cm di distanza tra un bastoncino e l'altro. Contengono ferro, manganese, magnesio, boro e quasi tutti i microelementi. La Easy Life consiglia uno stick ogni 15 cm quadrati di superficie, quindi più o meno come vi ho detto un attimino fa, ogni 10-15 cm ne potete posizionare uno. L'ultima cosa per chiudere il cerchio che utilizzo è l'Easy Carbo, che in realtà è tanto famoso quanto confuso nella sua composizione. Perché? Perché l'Easy Carbo viene venduto, sponsorizzato, pubblicizzato come carbonio liquido, il famoso carbonio liquido. In realtà non è esattamente così. L'Easy Carbo è composto per buona parte, è una soluzione, possiamo così dire, a base di glutaraldeide. La glutaraldeide è, oh mio Dio, un disinfettante per le sale operatorie. Che succede? In grossa sostanza, e per dirvela breve, fate conto che benché sia un disinfettante, in realtà può diventare uno strumento molto utile nei nostri acquari per la somministrazione del carbonio, appunto, contenuto in esso contenuto. La Easy Life garantisce, e io ve lo posso garantire a mia volta per l'esperienza, perché lo utilizzo davvero da tantissimi anni, che nelle dosi consigliate, che in questo caso parliamo di dosi che vanno da 1 millilitro ogni 100 litri al giorno per un acquario poco piantumato, 1 millilitro ogni 50 litri al giorno per un acquario mediamente piantumato, o 1 millilitro ogni 25 litri per un acquario riccamente piantumato. Ovviamente sono sempre dosi da somministrare al giorno. Perché vi dico che strutturato in questo modo non causa problemi, anzi è di grandissimo aiuto, perché per quanto è vero che la glutaraldeide è un disinfettante che in dosi eccessive rischia non solo di uccidere la flora batterica, non solo di uccidere i batteri positivi, quelli che tanto abbiamo atteso durante la maturazione dell'acquario e che normalmente si trovano all'interno del filtro o sul fondo, ma addirittura potrebbe essere nocivo e letale per i nostri pesci. Ci sono all'interno della loro etichetta ci sono tantissimi simboli di pericolo, la Easy Life continua a ribadire più e più volte di utilizzare espressamente le dosi indicate, non sovradosare per nessun motivo. In realtà, usato in questo modo, è un ottimo aiuto
per il carbonio liquido, quindi per le piante, è un ottimo alleato come alghicida, quindi in quanto disinfettante va ad uccidere, a distruggere tutte quelle che sono le spore delle alghe che normalmente popolano gli acquari di acqua dolce, ma non bisogna farne un abuso, bisogna saperne fare un buon uso. Un grande amico